Il progetto Tetida si prefigge l'obiettivo di studiare e applicare tecnologie e strumenti per migliorare la conservazione del patrimonio culturale sottomarino e costiero, per far fronte alle avversità climatiche, ai pericoli naturali e all'inquinamento. La IANTD, International Association of Nitrox and Technical Divers, cura le attività subacquee di supporto al progetto Tetida sul sito pilota del relitto dell'Equa. Questo pattugliatore italiano antisommergibile, affondato durante la Seconda Guerra Mondiale al largo di Monterosso, di fronte alle Cinque Terre, è diventato un prezioso testimone della storia sommersa. Le attività sono iniziate nell'estate 2023, svolte secondo la metodologia e i protocolli ben collaudati delle IANTD Expeditions e hanno visto come primo impegno le riprese e le misurazioni per realizzare una ricostruzione fotogrammetrica 3D del relitto. Questa attività di riprese 3D è stata preceduta da una meticolosa preparazione e impegno, poiché di non facile realizzazione, e ha richiesto numerose immersioni, in quanto il relitto non offre una buona visibilità, mettendo a rischio la qualità delle riprese. Il relitto è spesso attraversato da correnti che sollevano il limo dal fondo, creando delle nuvole di sospensione che lo coprono talvolta parzialmente, talvolta integralmente, impedendo una buona e costante ripresa videofotografica necessaria alla realizzazione del 3D. Il lavoro di fotogrammetria subacquea sul relitto sta ancora attualmente proseguendo ed ha già raggiunto risultati rilevanti. Un'altra importante attività in svolgimento durante la sessione estiva 2024 delle immersioni del progetto Tetida, svolte dalla IANTD sul relitto dell'Equa, sono i test subacquei di un dispositivo CDT, Conductivity Depth Temperature. Il dispositivo CDT può funzionare sia come dispositivo indossabile, mediante appositi moschettoni sugli anelli a D dello spallaccio dell'imbracatura del GAV del subacqueo, che come sensore statico sul sito, con commutazione automatica della modalità per evitare intervento manuale. In dettagliati briefing addestrativi viene spiegato il funzionamento del dispositivo e l'attività che deve essere svolta in immersione. Poi dobbiamo prendere il tempo che entra in acqua e il tempo che esce. Il test primario è la tenuta stagna dell'apposito contenitore a varie profondità, testato per ora fino a 41 metri. Il sistema ha un pulsante di accensione e un'antenna protetta da uno schermo rimovibile. La lettura è effettuata ogni 2 minuti e quando il sensore è in funzione si accende una luce color verde-azzurro. Questo colore, per essere verificato correttamente dal subacqueo, ha però bisogno di una certa oscurità. Sono state effettuate anche prove di sistemazione sul relitto di un'unità finta priva di sensori, per testare la fattibilità di una permanenza lunga in immersione. Svolte le attività di immersione, si lascia il relitto dell'Equa, le Cinque Terre e Porto Venere per rientrare alla base.